Vengo arrestato all'aeroporto, vengo tirato giù dall'aereo. Il periodo in cui sono stato là io ho 7 sparatorie, 4 omicidi. Non è una galera, è un manicomio. Questo è il posto dove sono io. Questi sono pazzi. Io potrei essere, e l'ho sempre detto fin dall'inizio, accusato di favoreggiamento alla prostituzione. Come funziona? Ah, così. Quanto si perché fino adesso l'ho preso ammazzate io. E adesso te lo racconto io quello che è venuto fuori. Tu necessiti dinero? Sí, Perché? tengo hijas. Ma qual è il problema nell'affittare delle camere in un posto dove la prostituzione è legale per delle persone che non sappiamo come si chiamano e che non sappiamo nemmeno se hanno esercitato la prostituzione? E sti cazzi! Da quando faccio video su YouTube non ho mai fatto un video in cui la posta in gioco fosse così alta. Credimi che se io potessi tornare indietro, non so se riuscirei a fare quello che volevo fare. Nessuno con un delitto come il mio è uscito di là prima del processo. In questo momento, dall'altra parte del mondo, c'è un uomo che si sta per giocare i prossimi 30 anni della sua vita e la storia che vi sto per raccontare è la sua. Lui mi dice che se ne va se gli prendo degli appartamenti che lui riempie di zoccole. È una storia che passa dalla prostituzione alla droga fino alla corruzione ai massimi livelli e in cui la verità è davvero difficile da capire. Se veramente quelle ragazze mi avessero in qualche modo puntato per chiedermi e storcermi dei soldi, dimmi, secondo te io che fine avrei fatto? Proprio per questo, ancora prima di iniziare, sono costretto a chiedervi di fare un patto con me. Abbiate la pazienza di non convincervi di niente fino alla fine di questa serie. Se non vi va, questo video non fa per voi, chiudetelo adesso. Se invece ci state, possiamo iniziare. Mi considero innocente e lo grido dal primo video. Nessuno con un delitto come il mio è uscito di là prima del processo. E lui mi dice che se ne va se gli prendo degli appartamenti che lui riempie di zoccole. Tutto parte qualche mese fa, quando in molti di voi mi avete segnalato la storia di questo ragazzo italiano che starebbe scontando una pena in un carcere terribile a Panama per un reato che non avrebbe commesso. Mi considero innocente e lo grido dal primo video. Sarò sincero, all'inizio non ci ho prestato neanche troppa attenzione, ma poi con il tempo mi sono reso conto di vedere la faccia di quest'uomo ovunque. Prima su TikTok, poi sui giornali e alla fine pure in TV. Si chiama Stefano Conti. A sentire quello che ha da dire, sta vivendo una situazione assurda. Non ci aprivano più la cella neanche per errore. 2 mesi di chiusura fissa. Per capirne di più, quindi, lo contatto. Ciao Stefano, piacere. Ciao, piacere. Vivo a Panama da 6 anni. 2 anni fa sono stato arrestato senza un ordine di cattura, senza un'indagine preventiva. Mi arrestano perché c'è un caso di traffico degli esseri umani. Sono 6 ragazze presuntamente vittime di tratta delle persone, 6 ragazze colombiane. Secondo il pubblico ministero, delitto gravissimo. Por un caso de trata de personas donde nadie que es investigado por trata de personas en Panamá está en la calle, todos están allá adentro, porque es un delito de hasta 42 años de cárcel. Stefano in sostanza è accusato di aver trafficato delle donne a Panama per farle prostituire, un reato per cui rischia 30 anni e che ha trasformato la sua vita in un inferno. Io purtroppo mi feci assistere da uno dei peggiori avvocati del posto Este acto de prostitución ilegal. e decidono che la misura cautelare per me è l'arresto. Galera. Viene incarcerato in maniera preventiva appena partono le indagini in una delle prigioni peggiori del mondo. Stavo raccontando che qui gli unici uomini sono sporchi, puzzolenti e anche sudati. Non so se avete visto Prison Break, è praticamente quella, solo che io sono stato in quella nuova. Es una cárcel donde casi no existen los derechos humanos. Però è uguale, lo stesso pollo che si mangiava lì, le guardie non entrano, è tutto molto molto disumano. Questo è il posto dove sono io. Questi sono pazzi. Bisogna far venire la NATO. Stiamo parlando di qualcuno che si è fatto 1 anno e rotti di galera, non a passeggiata stile italiano, ma in un regime a carcere duro dove poteva tranquillamente non uscire vivo. Io rischio la vita tutti i giorni. Io in 14 mesi ho assistito a 6 omicidi e 8 sparatori. E da lì è iniziato l'incubo, praticamente ogni 2 mesi, da quello che mi dicevano gli avvocati, la cosa si sarebbe risolta, e poi così non è stato. Alla fine Stefano passa in quel carcere 1 anno e 2 mesi, finché non gli vengono concessi i domiciliari in attesa di un giudizio definitivo. Nonostante le logiche umane debbano prevedere che uno, prima di essere giudicato, dovrebbe stare a casa, poi semmai andare dentro, a Panama funziona che prima vai dentro e poi vediamo se riesci a uscire fuori. Considero la mia persona soggetta a rischi troppo grossi. Ho speso quasi $1 milione. Ho fatto il calcolo proprio pochi giorni fa, $950.000 mi è costata fino al momento questa.
scusa la parola. Oggi Stefano sostiene di essere completamente innocente, vittima di una serie di sfortunati eventi e di una cospirazione contro di lui. Siamo di fronte alla tratta delle persone, ma non ci sono le persone. Ma io potrei anche venirti a trovare lì? Sì, no, da me può venire adesso. La legge lo prevede. I miei coimputati escono di casa e sono i domiciliari. Perché tu non, il parco, il regresso, tu non tieni il... brasaletto. In quel momento mi trovavo a Las Vegas e sarei dovuto rientrare in Italia di lì a poco, ma prima che fosse troppo tardi decido di mandare tutto all'aria e raggiungerlo a Panama. Ce ne andiamo oggi, abbiamo un buon motivo, non siamo pazzi. Siamo anche in ritardo, ovviamente. Tra le 1000 slot del nostro hotel io e Giacomo ci fiondiamo in aeroporto, ma ancora non sapevamo che solo il viaggio per Panama si sarebbe meritato un video a sé. You need to have a return flight from Panama. Devono avere la garanzia che non rimarremo lì più di quanto diciamo. How much time do we have? 15 minutes. Così provo a comprare un volo al volo, ma dal telefono non riesco e quindi chiedo l'aiuto da casa e provo a farmelo prendere da qualcuno in Italia. Sono qua in aeroporto, non so che cazzo fare. Decido di provarci un'ultima volta con la forza della disperazione. Direttamente Revolut 4165 del processing di payment. Qui devo ammettere che Revolut ci ha salvato in calcio d'angolo. Col fatto che una banca digitale funziona benissimo in tutto il mondo, in situazioni stressanti come questa è davvero una manna dal cielo sapere di avere una banca che quando ti serve è lì che ti sostiene. In un attimo posso trasferirci sopra i soldi che mi serve spendere e cambiarli in qualsiasi valuta in base al paese in cui mi trovo. E se per qualsiasi ragione mi serve regolare i conti con un amico o farmi aiutare in una situazione tipo questa, la figata è che con Revolut posso farlo. Guarda, basta condividere il RevTag o creare un link di pagamento. E anche se qualcuno dei tuoi amici ancora non ha Revolut, può comunque comodamente inviarti i soldi da qualsiasi conto abbia. Certo, non avendo Revolut non potranno beneficiare degli scambi immediati e delle gif animate da legare agli invii di denaro. Se ancora non hai installato l'app sul tuo telefono, ora è il momento perfetto per iscriverti, perché Revolut ti regala pure 20 euro. Mia mamma, per darmi 20 euro, mi chiede di fare molte più cose. Dal link in descrizione, premilo subito, o scannerizzando il QR code, scannerizzalo subito, potrai scaricare gratis Revolut semplicissimamente e beccarti i tuoi 20 euro. Se poi come me diventate clienti Metal, vi beccate la lounge in aeroporto e 1000 sconti su una marea di cose che so già che pagate. Ah, e poi una figata soprattutto per i grandi sbatti della vita. Risparmi quando paghi multe e tasse, perché non ci sono commissioni. Nel frattempo comunque i biglietti con Revolut siamo riusciti a prenderli per davvero. Prenotazione del volo confermata. E dopo tutti questi attimi di tensione riescono pure a farmi l'interrogazione in spagnolo. ¿Tu nombre cuál es? Alessandra, ¿Cuál es la derecha? a Panama. ¿Cuál es la derecha? Ah, questa, scusa. Izquierda, adelante, atrás. Ya está bien. È la derecha, ho messo la direzione. Passiamo i controlli e forse, finalmente, ce la facciamo. Missione compiuta. Siamo sull'aereo. Decolliamo e Giacomo, come al solito, è di ottima compagnia. In poco più di 5 ore e, almeno per me, pochissimo sonno, arriviamo a Panama. Bienvenidos en Panamá. Miracolosamente, la valigia è già pronta ad aspettare. Saliamo sulla nostra Uber limousine. Ma soprattutto c'è un pennuto defunto nel retro della macchina. Ci mettiamo poco a renderci conto di essere arrivati in un posto che a modo suo è assurdo e miracoloso. Non un posto molto rassicurante. Guarda, a me dopo il molto piccolo non mi spaventa per nulla. Una lingua di terra minuscola che collega al Sud America, al centro e al nord e in cui transita merce da tutto il mondo attraverso un canale che collega Oceano Atlantico e Oceano Pacifico. In tutto il mondo Panama è conosciuta anche come un paradiso fiscale, un posto in cui portare grandi capitali per evitare di pagare le tasse nel proprio paese. Solo qualche anno fa è finita al centro di uno scandalo mondiale, i cosiddetti Panama Papers. Di 11 milioni e mezzo di file segreti che rappresentano la più grande fuga di notizia nella storia della finanza. Dei documenti segreti che rivelavano i nomi di tantissimi miliardari che avevano nascosto patrimoni giganteschi qui. Da presidenti di tutto il mondo come Donald Trump e Putin fino ad attori come Emma Watson e pure Jackie Chan. E i soldi qui, infatti, sembrano l'attrazione principale. La città è lussuosissima, sembra un po' un parco giochi per ricchi stranieri. Per capirci, questo è il nostro normalissimo e anche abbastanza economico Airbnb. Questa qui è la vista. Dopo un attimo di riposo, è finalmente arrivato il momento di andare a conoscere Stefano, la persona per cui siamo venuti qui. Pronto? Ciao Stefano, noi siamo qua sotto, credo. Che ti hanno visto, ce la stiamo per fare, Non pensavo fosse così complesso. Piacere, Alessandro. È che io l'avrei voluto vedere ma non posso. Ah, per quello non puoi. Non posso, però non voglio commettere errori perché sennò poi mi troverei dalla parte del torto. Non siamo neanche arrivati che Stefano già parte all'attacco. Posso abbracciare? Certo. Grazie. Credimi, persone normali, voi ci crediate o no, se ne vedono poche da queste parti. Come prima cosa, un giro del Beh, palazzo. qua è sicuramente fighissimo. Comunque sono dei domiciliari che non sono male. Ma perché ho i soldi, non perché la gente mi vuole bene. E non fa neanche in tempo a dirlo che... Che sta passando? Che succede? Oh, escono poi.
foto a quién? No está haciendo nada. No puede tomar foto, amigo. Yo estoy claro que él no le está tomando foto a nadie, pero ellos no. Ellos van a decir que él le está tomando foto a ellos, ¿me entiendes? E qui Stefano ci spiega che a Panama c'è una sorta di specialità, una parola da non dimenticarsi mai, il protocollo. En Panamá hay algo que anda a más arriba de Dios, y es el protocolo. Correcto. Eso es correcto. Si el protocolo dice que no se puede tomar foto, no es que interpretan las cosas, es que la penalizan como sea. Ese è Panama. Ovvero un posto in cui le regole si applicano senza domandarsi mai se siano giuste o meno. Questo è un esempio che se ci fossimo messi d'accordo non sarebbe venuto così bene. Il regolamento dice che lui deve ammazzare sua madre, lui è capace che gli dice mi dispiace, lo dice il regolamento. Ok, fatta conoscenza ci sediamo in una delle tante sale dell'edificio e iniziamo a farci raccontare la sua assurda storia. Sono venuto via dall'Italia dopo un divorzio. Ho vissuto 6 anni a Panama, alla data di oggi, i primi 4 molto bene, gli ultimi 2 infernali. Io prima di venire arrestato stavo vivendo quello che per me era un sogno fino a pochi anni prima. Io stavo veramente bene. Guadagnavo uno sproposito, vivevo in un posto di super lusso, io non aprivo neanche la porta per entrare, cioè per farti capire. Stefano viveva dentro questo palazzo qua. Posso chiederti 2 numeri di cui stiamo parlando per avere anche un'idea? Io guadagnavo non meno di 50-60 mila dollari al mese, poi chiaramente c'erano mesi dove guadagnavo di più. Ricapitolando, una vita da sogno, tanti soldi, posti belli e un successo dopo l'altro. Stefano però ha un piccolissimo vizio, le donne. Io andavo per esempio a cena tutte le sere al casino, tu troverai se vai una valanga di escort lì per cercare compagnia, clienti. Come potete vedere nessuno viene qua a giocare d'azzardo, ma tutti Io ero felice, arrivavano loro, sapevano che pagavo bene, non perché io fossi bello, perché ero attrattivo in quel senso, purtroppo. Tutto procede a gonfie vele per Stefano, finché non incontra coloro che diventeranno i suoi 2 coimputati e che ora rischiano fino a 45 anni di carcere. Il primo è Enrique, che abbiamo cercato costantemente di contattare, ma che è praticamente irreperibile. Stefano lo incontra dopo aver preso una distorsione perché aveva momentaneamente bisogno di qualcuno che gli desse una mano in casa. Questo qua fa il maggiordomo e io gli ho detto quanto vuoi e lui mi ha risposto no beh ma io se ho da dormire, gli faccio no aspetta un attimo, tu mi stai dicendo che ti compro da mangiare, ti do da dormire, io non c'è problema, gli ho detto faccio io per tutti. All'inizio felicissimi tutti, poi non se ne andava più. E qui Stefano compie il primo dei gesti che porteranno la giustizia panamense a coinvolgerlo in questa vicenda. Come fai ad andartene? Dai, parliamoci chiaro, perché io non ce la faccio più. Lui dice io so affittare le camere, ho un sacco di richieste, io figurati tutti i colombiani, soprattutto le colombiane che vengono qua, io le conosco tutte, io sono gay. In che senso? Sì, io tutte le colombiane che vengono sono mie amiche e io gli dico ma tutte le colombiane che vengono sono puttane. Sì, appunto, sono tutte della mia città perché la maggior parte vengono da Medellin. Quindi mettiti nei miei panni e lui mi dice che se ne va se gli prendo degli appartamenti che lui riempie di zoccole. Ricapitolando, per liberarsi di Enrique, il suo maggiordomo, Stefano gli prende degli appartamenti da gestire che verranno regolarmente affittati a delle ragazze colombiane, sue amiche. Io felicissimo perché chiaramente lui me le faceva conoscere le ragazze quando venivano. Attenzione, parliamo di ragazze che venivano volontariamente, non per forza si prostituivano. Il secondo coimputato è Jonathan Ocampo, l'uomo da cui partirà tutta l'indagine e che sono riuscito ad incontrare. Hola. Jonathan è subito preoccupato che i vicini scoprano della vicenda in cui si è andato a infilare. Hay mucha gente y no saben il caso. Così, per un po', ci appartiamo nel giardino sul retro e iniziamo a conoscerlo. Mi nombre es Jonathan Ocampo. Estamos en medio de un caso de supuesta trata de personas. Eso fue hace 2 años, el 14 de agosto del 2022. Stefano conosce Jonathan prendendo un taxi. Mi aveva lasciato il suo numero perché chiaramente i tassisti quando vedono che non sei uno che rompe le palle e che paghi il viaggio cercano di mantenere il contatto. Dopo qualche tempo Stefano inizia a frecuentare Jonathan. Salíamos que si a una fiesta y nos encontramos con mujeres que conocíamos los dos por el mundo en el que vivíamos. A un certo punto, durante questa frequentazione, Jonathan presenta a Stefano, tramite una videochiamata, 2 sorelle colombiane, Valeria e Maria. Questo sarà un momento cruciale in questa vicenda perché tutto il caso si svilupperà proprio su quello che succede dopo questa videochiamata. Yo se la presenté a Stefano por medio de redes sociales. Ellos hablaron, entablaron una relación y él se la quiso traer porque le gustó mucho la chica. Costeó pues su ticket y todas sus cosas. Vino con su hermana y ellos comenzaron a tener una relación. Stefano presta alle ragazze dei soldi per comprarsi il volo e farla arrivare a Panama. Io volevo compiere quella che è una fantasia di qualsiasi uomo, le 2 sorelle.
non ci vedo niente di male. Ma perché gli hai prestato i soldi e hai comprato il biglietto? E perché se no non sarebbe venuta qua. Perché tu volevi che venisse a Panama lei? Per avere un rapporto? Ce ne sono qua perché devi far venire una da là. Sì, no, l'avevo vista in videochiamata, poi ti dico la verità, non avevo nessun problema, per me sarebbe stato un favore. Io volevo andare a letto con lei e sua sorella, poi ti dico la verità, ho visto che sua sorella non era neanche del mio gusto e alla fine sono stato solo con lei. Valeria e la sorella arrivano e lei e Stefano hanno una breve relazione, che però si interrompe dopo poco perché la ragazza, oltre a stare con Stefano, inizia a prostituirsi. No les funcionó por el tema de que la chica se puso a trabajar en prostitución sin decirle a él. Io gli ho detto, se vuoi stare con me non puoi far la puttana. I soldi non li chiedo indietro, ma è normale che alla fine devi stare con me. Io non ce l'ho la cultura per cui io possa restare con lei, capisci? A questo punto Valeria e Stefano interrompono il loro rapporto e lei va a vivere in uno degli appartamenti di Jonathan, che, come Enrique, ne aveva diversi. Yo pensé que era una pelea de noviecitos, iban a volver o lo que sea, igual era mi amiga, yo no la iba a dejar sola. La storia sembra finire qui, ma ovviamente non è così. Una sera Jonathan sta facendo festa in un albergo. Yo estaba con mi novia, 2 amigas más y 2 amigos, que había llegado un DJ de Colombia. Estábamos en el hotel con las chicas y mis amigos compartiendo. A las 6 de la mañana tocan la puerta del hotel, súper duro. El DJ ve por la rendija del apartamento y me dice, la policía. Yo, ¿cómo así que la policía? ¿Qué está pasando? Ahí fue donde ya todo explotó. La polizia entra in camera e inizia a picchiarlo. Yo abro la puerta y lo primero que hacen es que Jonathan Ocampo, yo sí. Cuando yo digo sí, me golpean. Me comienzan a dar golpes en el estómago, todo eso. Me tienen las esposas puestas en la espalda, yo estoy tirado en el piso. Me pegan patadas. Yo le digo, pero ¿por qué me golpean si yo ya estoy reducido? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando ya me dicen a mí el motivo por el cual yo estaba siendo capturado, ahí es donde yo vengo a entender la magnitud del asunto. A mí ya me llevan un seguimiento de hacía un mes, donde supuestamente yo era líder de una red de trata internacional de personas. Jonathan viene arrestato per traffico di esseri umani. O sea, una película que ni Netflix, ni yo en la vida me imaginé que fuera a caer en un problema de esos. E il giorno dopo tocca a Stefano, che in quel momento stava andando in Costa Rica per affari. Vengo arrestato all'aeroporto, vengo tirato giù dall'aereo, non lo sapevo, il protocollo dice che ti fanno salire, spengono i motori, ti chiamano al microfono, devi scendere e basta. Da quel momento Jonathan e Stefano passano 1 anno e 2 mesi in carcere fino ad essere rilasciati in attesa di giudizio. Non c'è cosa più brutta di tornare. Io non dormo la notte perché sono spaventatissimo. Se io vedo qualcosa che si muove, io penso che sia uno scarafaggio. Guardate che schifo. Questo sarebbe il mio letto. Che schifo. Considera che là è proprio il regno delle malattie, degli insetti. Io ho avuto la scabbia. Sai che cosa vuol dire la scabbia? Ma io la notte sveglio. Io sanguinavo da tutte le parti. La scabbia ti prende le palle, il culo e tutto il corpo. Proprio non parte da lì e arriva dappertutto. Acceso a agua, cero. Io ci tengo perché è bello che voi vediate l'acqua, non sappiamo neanche cosa sia. Sin jabón, sin nada, no sabría ni siquiera para ir al baño, tenemos que hacer las necesidades en bolsas. O sea, en una bolsa me tenía que sentar yo a cagar, a orinar y tirar por la ventana. Eso para mí, sinceramente, fue bien traumático. Nel periodo in cui sono stato là io ho 7 sparatorie, 4 omicidi. Non è una galera, è un manicomio stile lager tedesco. Ora però viene il bello. Secondo Stefano e Jonathan, non solo lo sfruttamento e la tratta di queste ragazze non sarebbe mai avvenuto, ma sarebbe stata la polizia stessa a minacciare le 6 vittime per farle confessare il falso. Perché pensi ce l'abbiano con te? Gli interessa il delitto per un tema politico. Gli interessano i soldi e li guadagnano condannando le persone a questo delitto. Li guadagnano di più, fanno carriera. Ma non solo, perché secondo Stefano Panama starebbe ricevendo forti pressioni dall'ONU per interrompere il traffico di esseri umani e la polizia starebbe utilizzando lui, Jonathan e Enrique come vittime sacrificali. C'è una sorta di richiamo a livello internazionale verso Panama per quella che è la tratta delle persone. Ma quello che loro vorrebbero principalmente è che non venisse commesso quello che viene commesso nei loro bordelli. Panamá, como signatario del protocolo de Palermo, tiene que cumplir una cuota de señalamientos en cuanto a qué está haciendo Panamá por la trata de las personas. Mi sembra assurdo che qualcuno sarebbe disposto a rovinare la vita di qualcun altro solo per fare carriera. Ma siccome non so niente di questo posto, inizio a fare qualche domanda. Come funziona la prostituzione qua? Tú vas a un casino y hay 50 mujeres. En una discoteca hay 50 mujeres. Te acercas a una y lo primero que te dice, yo la hora lo cobro a $100, $150, ellas mismas, no hay nadie detrás de ellas.
ellas mismas lo hacen. Quelli sono i 2 bordelli più vecchi di tutta la città, li battono a $15 e a 20. Trump è dove vivevo io, Trump è un casino, lì sì è un casino residenziale, ci sono 2 torri. Nel casino, se tu vai alle 8 di sera, che è pieno di escort, lì è un esempio di quella che è la prostituzione illegale. Quelle sono le escort che vengono a Panama praticamente per fare le escort liberamente. E noi in tutti questi posti, ovviamente, ci siamo stati. E non abbiamo solo guardato, abbiamo anche parlato. Una hora, 213. Ma a questa parte della storia, fondamentale per comprendere il caso di Stefano, ci arriveremo più avanti. Ecco, la colombiana e la venezuelana sono molto famose, ma soprattutto la colombiana, per darti le parole più dolci, più sensuali, più i complimenti più belli. Ti vomitano addosso di tutto e di più, e non voglio accusare nessuno, però io personalmente per più di una ho perso la testa. Ti dico la verità, ero arrivato ad avere schifo, perché purtroppo quello che dicono a te lo dicono a tutti. C'è però una confessione su cui il pubblico ministero panamense sta costruendo l'accusa a Stefano. Ricordate Valeria, una delle 2 sorelle che Stefano aveva portato a Panama dalla Colombia? Quella con cui lui avrebbe intrattenuto una piccola relazione, finita perché lei avrebbe iniziato a prostituirsi. Questa che state per sentire è la sua prima dichiarazione alla polizia di Panama. Io e mia sorella Maria siamo arrivate a Panama credo il 5 luglio 2022. Ho saputo infatti da alcune amiche che si chiamano Fernanda e Diana. Sono state loro a dirmi che c'era una persona che prestava $2.000 per venire a Panama a prostituirsi. I $2.000 comprendevano il primo mese di affitto, un mese di annunci per servizi sessuali sul sito sexyhotpanama.com e la galleria petit.com, il biglietto aereo con Wingo e i soldi per ottenere il passaporto. La persona che ci ha prestato i $2.000 si chiama Stefano Giampaolo Conti. È italiano e vive in un appartamento nei piani alti del Trump, un residence di lusso. E quello scritto di quella sera, di quella ragazza che mi rovina la vita. Io lo conosco con il nome di Romeo. So il suo nome perché all'aeroporto abbiamo dovuto dire che saremmo andate da lui. La ragazza che viene qua, come Valeria, di sua spontanea volontà, a prostituirsi, non viene con i suoi mezzi perché gli ho prestato io i soldi. Però il momento in cui lei dice, e lo ha detto fin dall'inizio, a me non interessava se lei dava la figa o no, è già finito il caso. Il debito dovevamo pagarlo a Stefano, in contanti. I soldi glieli davamo noi oppure a volte mandava qualcuno a prenderli. Dovevamo ridargli i $2.000 senza interessi in un mese o poco più. C'erano ragazze che glieli ridavano in 10 giorni, per esempio. Lei dice che ero solito prestare i soldi alle ragazze che venivano a Panama. Ho pagato il mio prestito in un mese e un po', ma non sento alcuna gratitudine nei suoi confronti. Ho lavorato abbastanza per poterlo ripagare. E lei l'ha detto, sì, mi ha prestato i soldi a me e a mia sorella, ci ha comprato il biglietto aereo. Sì, ma io ho comprato un biglietto aereo e ho prestato dei soldi, non è un delitto né comprare biglietti aerei né prestare dei soldi ad una che batte, che guarda un po' non è delitto neanche battere. Ho visto che Romeo urla alle ragazze ed è molto maleducato. Me lo hanno detto anche altre ragazze e anche a me ha parlato in modo brutto, sconvolgente. Romeo ci ha detto di avere dei contatti alla Western Union perché dice che a volte le ragazze inviano denaro attraverso la Western Union ma i soldi non arrivano a lui, cosa che crediamo sia vera perché ha controllato che fosse così con alcune ragazze. Voglio dire che ho paura che mi venga fatto del male a causa di ciò che ho detto. Ho paura che le persone che ho menzionato si vendichino su di me se leggono queste dichiarazioni e pensano che io voglia metterli in cattiva luce. A Valeria gli hanno chiesto, dici che ti ha dato i soldi Stefano Conti. E questo è via verbale, c'è poco da fare. Poi si scoprirà che comunque quelle ragazze sono state minacciate, che quelle dichiarazioni sono state, se così si può dire, estorte. Ma è davvero possibile che la polizia e la procura di Panama stiano per rovinare ingiustamente la vita di 3 persone? Chi sono i veri criminali in questa storia? Stefano e Jonathan o la polizia? E le 6 donne che hanno fatto denuncia sono davvero le vittime? Yo no puedo decirte que nunca le pagué a una mujer, ni le puedo decir que yo no andaba con putas. Yo no se lo puedo decir. Yo vivía rodeado de ellas. Pero yo lo que sí le puedo decir es que jamás, en mis 32 años de vida, he generado $1 porque una mujer se acueste con un hombre. Nunca. Se avessi davanti tutto il governo panamense, cosa gli diresti? Sencillo, que hicieran su trabajo. No les pido más. Yo no les pido que se termine el caso, que no sé qué. No, investiguen, pero háganlo bien. No así como lo están haciendo, no inventando las cosas. C'è solo un modo per scoprire chi sta dicendo la verità: trovare le 6 vittime e chiedergli di raccontarci cosa davvero sia successo.
E prima di farvi vedere qualcosa di quello che succederà nella prossima puntata, vi ricordo che dal link in descrizione potete scaricare Revolut gratis e beccarvi 20 euro bonus. Io ve l'ho detto, Nel prossimo episodio. Ciao ragazzi, non ci crederete mai, ma abbiamo il numero di Valeria. Poi arriverai tu alle tue conclusioni, perché quello che sto per dirti, perché ancora non ho iniziato. La fascia italiana dice solo di aspettare la condanna.